Buonasera e benvenuti nella mia cucina. Ragazzi, quest'oggi pochissimi ingredienti che vedrete sul tavolo per fare una leccornia o leccornia che dir si voglia. Molto buona. Molto buona. Allora, faremo la focaccia di Recco con la ricetta originale. Badate bene, con la ricetta originale. Vi vado ad elencare subito gli ingredienti, ma voi intanto iscrivetevi al nostro canale, mettete un bel like a questa ricetta e per favore condividetela con i vostri amici. Allora, abbiamo bisogno di 200 g di farina manitoba o farina forte, poi 150 ml di acqua, mezzo cucchiaino di sale fino, 30 ml di olio evo e noi qui abbiamo l'eccellenza, ragazzi, con l'olio del gruppo Caro. Non sarà ligure quest'olio, ma è il più buono che io abbia mai assaggiato. È vero. Vi metto in info box le informazioni per riceverlo a casa a prezzi fenomenali. Poi abbiamo bisogno di 250 g di stracchino o squacquerone o crescenza. Nella ricetta originale ci va lo stracchino, ma lo squacquerone è più morbido, quindi ho preso questo. E olio e sale per condirla sopra, insomma, sulla sommità della focaccia. Mentre per il fondo andrà appena un pizzichino di semola rimacinata insieme all'olio, nel senso sopra al famoso testo o teglia che dir si voglia, ok? Allora, immediatamente andiamo a mescolare i nostri ingredienti, come semplicemente con un cucchiaio. Metto l'olio, metto il sale e metto l'acqua, tutto in una volta. L'acqua deve essere temperatura ambiente, non deve essere forza tiepida, bollente, calda, fredda, temperatura ambiente. E vado a mescolare il tutto. Che consistenza deve raggiungere? Deve raggiungere una consistenza così, abbastanza morbida. Se vedete va anche dal tipo di farina che mettete, quindi io qua metterò un altro cucchiaio di farina perché la consistenza deve essere leggermente più densina, ok? Allora, mentre lei aggiunge la farina, voi mi scrivete nei commenti la città da dove ci state guardando, perché io sono sempre curioso. Ecco qua. Quindi 250 più un cucchiaio. Dipende sempre dall'umidità di casa, da vari fattori, vi posso assicurare. E adesso lo andiamo a mescolare un po', ok? Lo facciamo riposare per una mezz'ora coperto, dopodiché andiamo a stenderlo in 2 panetti. Ci vediamo fra poco. Allora, un pochino di farina sul piano da lavoro, dividiamo in 2 il nostro impasto. In realtà è molto morbido, questo è perché noi in casa è molto umido, quindi gli do una rimescolata con un altro pochino di farina, perché deve essere morbido, però deve essere anche abbastanza sodo, ok? Non deve appiccicare. Ok, sì, adesso va bene. Dicevo, facciamo un quarto più o meno, ecco, questa è la quantità che deve andare sopra, la parte più piccola, e questa invece è la quantità che deve formare il sotto. Questa la rimetto un attimo nella ciotola. Vado a stenderlo molto finemente, ok? Questa è la teglia, deve essere tonda perché la focaccia di Recco è tonda, però se la fate rettangolare, cioè, l'importante è che rispettate le dosi, ok? Ci vediamo un'altra appena ho fatto qui. Allora, sottilissima, tanto che si è rotta anche in un punto. Abbiamo messo dell'olio, un paio di giri d'olio, con un pochino di semola, ok? E adesso lo andiamo a mettere facendo questo, ok?
Che meraviglia. Deve rimanere con i bordi fuori, deve aderire al testo, diciamo. E adesso andiamo a mettere lo stracchino. Ci rivediamo tra un attimo. Allora, come vedete abbiamo messo il nostro primo strato e il nostro stracchino. Adesso vado a stendere quest'altro e lo vado a mettere sulla sommità. Intanto accendete il forno alla massima potenza, statico. E adesso me lo mettiamo sopra. Sistematelo per bene. In questo modo. E con il mattarello andiamo a tagliare la parte in eccesso, che potete utilizzare per fare un'altra focaccia, magari più piccina. Ah, e così aderisce alla parte di sotto. Esatto, così aderisce alla parte di sotto. Facciamo questo, dopodiché andiamo a fare dei piccoli fori sulla sommità in concomitanza dello stracchino, dove vedete i bozzetti, diciamo, ok? Ecco qua. Ora un bel giro d'olio, un bel po' di sale e in forno, come vi dicevo prima, al massimo della potenza per 20-25 minuti. A fra poco. Eccola qui, è pronta. Aspettiamo qualche minuto, la tagliamo e ve la facciamo vedere. Guardate che meraviglia. Eccola qua, è pronta, guardate. Vabbè, questa diciamo che l'ho un pochino trinciata, prendiamo quest'altra. Guardate che bella. Dentro c'è lo stracchino cremoso e questo pezzo lo diamo a mia nipote. Ecco qua, che è già pronta per mangiarlo. Ragazzi, provate a fare questa ricetta perché è facile e buonissima. Ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao a tutti.